Buonasera, bentornati a Football Benchmark. Oggi è una puntata molto interessante perché cercheremo di far luce e di capire che cosa sta succedendo a Milano per quanto riguarda il discorso dello stadio, per cercare di capire anche da un punto di vista economico la situazione come può essere affrontata. Per farlo, come sempre a Football Benchmark, c'è Andrea Sartori. Ciao Andrea. Buonasera Luca, ciao. Abbiamo parlato tante volte dello stadio di Milano in queste nostre chiacchierate, in questi nostri anni. In questi giorni, come sicuramente avrai visto e avrai letto, si sta tornando a discutere sull'opportunità o meno di poter fare lo stadio in maniera congiunta o separata. Il Milan ha individuato la propria area, l'Inter ha individuato la propria, si devono dare una risposta nei prossimi giorni per cercare di capire se poter andare avanti insieme come hanno fatto negli ultimi 4 anni, perché dal 2018, da quando è nata l'idea dello stadio congiunto, si è lavorato intorno a questa idea, con alti e bassi, comitati, a incontri con il sindaco, istituzioni, progetti che poi dovevano integrare San Siro e poi invece no, quindi di tutto questo ce ne siamo occupati in questi 4 anni e con te volevamo cercare di capire, Andrea, da un punto di vista economico, i pro e i contro di costruire uno stadio insieme oppure invece di farlo separato. È chiaro che non dipende soltanto dalla questione economica, no? Però è un altro tema da mettere sul tavolo della discussione. Sì, iniziamo nel dire che chiaramente Milan e Inter hanno una storia comune di condivisione dello stadio, hanno un bacino di tifosi che è molto molto simile e chiaramente c'è anche una questione, direi, culturale di tifo. Pensare che Chelsea e Tottenham o Liverpool e Everton condividano uno stadio è una cosa impensabile. Milan e Inter l'hanno fatto per tantissimi decenni. Diciamo che i vantaggi di avere uno stadio condiviso dal punto di vista finanziario, come appunto la grafica sta mostrando, è la condivisione soprattutto dei costi di sviluppo, che sono molto significativi come vedremo più avanti, dei costi gestionali, e anche ciò va analizzato considerando che l'impatto sui ricavi da biglietteria è tutto sommato limitato, perché le due squadre, nel caso in cui le due squadre appunto vadano a condividere uno stadio. E poi c'è anche da dire che, essendo questa un'infrastruttura che durerà parecchi decenni, bisogna anche tenere presente che c'è un impatto diciamo sulle performance sportive, che è chiaro che nei 20 anni non possono rimanere sempre ad altissimo livello, e quindi c'è una mitigazione, direi, del rischio. E poi aggiungerei a tutto ciò anche la possibilità di andare a creare un'attrazione turistica per Milano che sarebbe unico. Pensate ad esempio alla creazione di 2 musei di 2 squadre così importanti all'interno della stessa struttura. È ovvio però, Lucas, che ci sono anche degli svantaggi nella condivisione di uno stadio, e questo appunto va detto, perché effettivamente alcuni ricavi, pensiamo ad esempio ai ricavi derivanti dalle attività non calcistiche, piuttosto che al naming rights dello stadio, indubbiamente questi si vanno a perdere. Però da un punto di vista prettamente finanziario io ritengo che il vantaggio di avere uno stadio condiviso per 2 squadre come Milan e Inter, anche se chiaramente c'è una limitazione dell'autonomia dei 2 club, effettivamente secondo me i vantaggi superano gli svantaggi. Poi c'è anche una questione di orgoglio che chiaramente bisognerebbe anche magari tenere conto, ecco. Però, come dicevi tu prima, no? Inter e Milan sono abituate da 70 anni a condividere lo stesso stadio, e credo che sia una condizione più unica che rara, no? All'interno del mondo calcistico, soprattutto a questo livello. Quindi, se da un punto di vista economico, possiamo dire così, la condivisione dello stadio avrebbe il tuo placet, ti metto come giudice di Cassazione, sì, della questione economica. Poi ci sono naturalmente tutte le altre sfaccettature di cui abbiamo parlato e di cui continueremo a parlare, che hanno portato Milan e Inter a prendere in considerazione molto seriamente anche la condivisione singola dello stadio in altre aree, e sapete benissimo come stanno andando avanti i rapporti fra le due società, fra di loro e anche con le istituzioni. L'altra domanda molto importante, indipendentemente, Andrea, dal fatto che lo stadio venga costruito dal Milan e dall'Inter insieme o solo dal Milan e solo dall'Inter, è quanto grande dovrà essere. Io lo chiamo il nuovo San Siro, ma in realtà potrebbe essere la nuova casa del Milan o la nuova casa dell'Inter, perché con Football Benchmark avete tracciato le presenze allo stadio degli ultimi 20 anni
di Inter e Milan. Prima Sì. tu parlavi di un ventennio, no? Di 20 anni di gestione dello stadio. E la risultante qual è? La risultante è che l'analisi non va mai concentrata in un breve periodo e vedremo dalle prossime slides che l'ultimo anno, la stagione in corso è quella in cui le due squadre hanno performato meglio, quindi abbiamo preso 20 anni di storico e qua possiamo vedere che nel decennio che va dal 2002-2003 fino alla stagione 2011-2012 c'è stato tutto sommato un trend crescente. Il Milan ha performato di solito meglio dell'Inter, ad eccezione ad esempio della stagione del triplete, la 9-10 nonché la 10-11, però la media delle due squadre è tutto sommato simile, quindi con 55.700 spettatori per il Milan e poco meno per quanto riguarda l'Inter. Se guardiamo il decennio successivo c'è chiaramente un decremento della partecipazione allo stadio e raggiungiamo il minimo di circa 36.600 per il Milan e 37.000 per l'Inter, che è il minimo di questo ventennio. Poi vediamo che a partire dalla stagione 16-17 c'è un aumento, poi chiaramente ci sono le stagioni impattate dal Covid, però se guardiamo l'ultima stagione, la 22-23, per le partite giocate fino ad ora, ambedue le squadre sono vicine ai 72.000 presenze. È la primissima volta. È la primissima volta che succede in 20 anni ed è proprio quello che appunto sto cercando di dire, che non bisogna mai programmare, pianificare uno stadio pensando al picco di presenze, ma piuttosto guardando la media e le performance nel corso degli anni. Lo stesso concetto lo possiamo vedere, Luca, anche quando andiamo ad analizzare le performance nelle competizioni internazionali. Certo. E qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso praticamente l'ultimo ventennio e abbiamo analizzato le 3 stagioni in cui le squadre hanno performato meglio. Quindi se la regia ci appunto mostra questa grafica, possiamo vedere che è interessante che sia il Milan che l'Inter nelle 2 stagioni in cui hanno vinto la Champions League, tra parentesi il Milan in questo ventennio l'ha poi vinta anche nella stagione 2005-2006 o 2006-2007, non mi ricordo esattamente, però vediamo che nelle 2 stagioni 2006-2007, sì, nella stagione in cui hanno vinto la Champions League non sono le top stagioni di questo ventennio, comunque con delle presenze per il Milan di 68.000 spettatori e per l'Inter di quasi 65.000 spettatori. Le 2 stagioni in corso stanno mostrando dei risultati ottimi, perché l'Inter è vicina ai 70.000 spettatori mentre il Milan ha superato i 71.000 spettatori, e questo dimostra come effettivamente quando c'è un'ottima performance sportiva, e direi che è anche abbastanza logico, il numero di presenze ovviamente aumenta. Però ripeto ancora che importante tenere presente la media nel corso degli anni, se parliamo proprio a livello statistico, guardare soprattutto l'ultimo quartile di performance e sulla base di esso andare a pianificare la capienza ottimale di uno stadio. A proposito di questo, qui stiamo guardando le migliori stagioni naturalmente in Champions League. Inter e Milan nel corso degli ultimi 20 anni, visto che abbiamo preso in considerazione questo lasso di tempo, hanno anche partecipato all'Europa League o hanno fatto delle competizioni in Champions League che magari sono uscite in maniera piuttosto prematura, no? In quel caso, per esempio, l'Europa League rispetto alla Champions League che numeri ha? Siamo vicino ai 20.000 spettatori medi e appunto ritorniamo al discorso della mitigazione del rischio sportivo delle due squadre nel lungo periodo. È ovvio che in un ventennio ci siano delle stagioni in cui le squadre non performino molto, molto bene, ecco. E se non sbaglio abbiamo un'altra grafica che appunto riguarda il numero di stadio, partite. sì. Numero di partite sopra i 60.000, sì.
Ecco, questa secondo me è una grafica molto molto interessante, e qui quello che abbiamo fatto, abbiamo messo, abbiamo preso insieme appunto le stagioni, i 2 decenni, e se vediamo il numero di partite con oltre 60.000 spettatori in Serie A, per le due squadre è di 97 per l'Inter e 96 per il Milan, anche se il Milan quest'anno ha giocato una partita meno in casa, di conseguenza sono esattamente, è un caso, però sono esattamente lo stesso numero. Questo numero corrisponde al 27% delle partite giocate in casa nell'ultimo ventennio. Quindi tu hai il 27% di partite che eccedono i 60.000 spettatori. Quindi, tenendo in considerazione tutti questi fattori che appunto abbiamo analizzato, e ripetendo un punto essenziale, che non bisogna mai pianificare uno stadio al picco delle performance sportive, per rispondere alla tua domanda, quale sarebbe la capienza ideale? Io direi che dovrebbe essere intorno ai 60, massimo 65.000 spettatori, anche perché nel momento in cui tu hai un'offerta inferiore di posti, hai la possibilità di vendere i biglietti ad un prezzo medio più alto. È la semplice domanda. Io infatti volevo arrivare qui, Andrea, perché ormai in questi anni mi hai educato, no? A questo tipo di ragionamenti. Se noi guardiamo di fronte a questi numeri, che sono molto importanti, soprattutto questi delle ultime stagioni, perché tutte le partite hanno superato i 65.000, no? Tutte le partite giocate a San Siro, sia dell'Inter che del Milan, in questa stagione hanno superato i 65.000. Se andiamo a vedere i ricavi da stadio, è vero che li abbiamo presi nella stagione 18-19, quindi pre-Covid, per cercare di essere il più vicini possibile a una situazione di normalità, no? Però Inter e Milan sono lontanissime dalle prime posizioni, ma lontane anche in maniera significativa anche dalla Juventus, che allora era la 10ª in classifica per quanto riguarda i ricavi da stadio. Sì, allora vediamo che in queste 10, diciamo nelle top 10 europee, abbiamo le prime due che sono appunto Barcellona e Real Madrid, che hanno appunto degli stadi grandi e che sono ben al di sopra dei 150 milioni. L'Inter nella stagione 18-19 era ad un terzo di tale valore, e il Milan rispetto al Barcellona è 6 o 5 volte e mezzo in meno. Abbiamo 5 squadre inglesi. È interessante anche vedere che la Juventus è 10ª in questa classifica con lo stadio più piccolo, perché lo stadio della Juventus è circa 42.300 posti, ed ritorniamo appunto a quello che stavo dicendo prima, che avere uno stadio eccessivamente grande porta anche ad un decremento chiaramente del prezzo dei biglietti, soprattutto nelle partite che non sono di cartello. È anche vero che quest'anno però ritorniamo con delle buone prestazioni sportive, soprattutto in Champions League. Se il Milan dovesse passare il turno di Champions League, abbiamo fatto una stima che potrebbe arrivare dai 65 fino ai 70 milioni di euro di ricavi. Teniamo presente che ha fatto il record italiano di recente con oltre 9 milioni di euro appunto con il Tottenham. Aggiungo un'altra cosa, Luca, se guardiamo i ricavi a seggiolino, cioè quanto queste squadre, le top 10 che abbiamo visto in questa classifica generano da ciascun posto, possiamo vedere che le due squadre che sono al top nella stagione 18-19 sono il Paris Saint-Germain e la Juventus, attorno agli 80 euro al posto. E ancora questo per dire che la dimensione dello stadio poi ha un impatto sulla redditività di ciascun seggiolino. Chiaramente un impatto ce l'ha anche il costo, no? Perché l'ultimo aspetto che voglio trattare con te è quello relativo al costo per la costruzione dello stadio. Abbiamo tutti sotto gli occhi la meraviglia del nuovo stadio del Tottenham, che è il più caro del mondo, però. Vale la pena spendere così, cioè è funzionale spendere così tanto per avere uno stadio bellissimo, all'avanguardia, oppure c'è anche qui una possibilità di poter giocare su dei numeri che magari adesso tu in maniera magica ci tiri fuori?
Non so se è magica. Prima di tutto direi che bisogna sottolineare un concetto importante. Qui abbiamo preso stadi che hanno una capienza di almeno 50.000 posti, perché c'è un concetto fondamentale che è nel momento in cui la capienza aumenta ed eccede un certo numero di posti, il costo marginale al posto aumenta, mentre quello che succede è che il costo diciamo del biglietto tende a diminuire, perché chiaramente i posti più lontani si vendono appunto a un prezzo inferiore. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio. Se guardiamo la media ponderata di questi stadi che abbiamo considerato e che riguardano l'ultimo decennio, abbiamo circa un costo al posto di 8.000 euro. Attenzione che da questi costi sono esclusi il terreno, gli oneri di urbanizzazione e le infrastrutture esterne. Quindi tutti questi aspetti devono essere tenuti diciamo, presenti assieme all'esatta locazione dello stadio, per poi andare a determinare la capacità ottimale. È anche vero che abbiamo degli stadi come ad esempio il Metropolitano di Madrid, che è stato costruito per meno di 4.000 euro al posto, però chi c'è stato si può chiaramente vedere che è uno stadio che è piuttosto spartano a livello di arredamenti, di strutture, quindi bisogna appunto trovare il giusto equilibrio tra i ricavi, le aspettative di ricavi e i costi di sviluppo. Chiudo però dicendo che a mio avviso, in considerazione dell'inflazione, della grande crescita del costo delle materie prime, sarà molto molto difficile a Milano poter costruire uno stadio con meno di 10.000 euro al posto, escluso ancora costi del terreno, infrastrutture esterne e oneri di urbanizzazione. Perfetto Andrea, io credo che abbiamo fatto una bella fotografia sulla situazione degli stadi. Io ti ringrazio come sempre di questa collaborazione. Grazie Andrea, l'appuntamento Grazie a te. con Football Benchmark torna la prossima settimana.